speriamo che questa volta venga meglio. Ho già sistemato lo girafino in un luogo strategico. Allora vi dico che veramente veramente devo ricominciare tutto da capo. Acciderbolina, forse quello che è venuto prima lo devo cancellare. Allora, perché ho titolato la live così? Arrivano le notificazioni, trema il cellulare. Ora va meglio. Sì, bisogna trasmettere direttamente da YouTube. Ho visto che utilizzando Streamlab non va bene, non va bene. Va bene soltanto per chi non ha la possibilità di fare delle live, oppure per esempio un'altra piattaforma di cui non faccio il nome, che molte volte ha degli inconvenienti a caricare. Ma adesso devo reimpostare tutto da capo. Vabbè, rimarrà quella di prima come sforzo che ho fatto, che poi devo mettergli. Meno male che vediamo i tag sono gli stessi. Scusate, ma ho dovuto riniziare da capo. E vi spiegherò il perché ho messo questo titolo. Intanto, se mi vorreste aiutare. Ah, bene, è venuto, ecco, mancava solo la data di registrazione. È venuto quasi tutti i dati compilati già prima, meno male, non ho dovuto aggiungere nulla. E vediamo un po'. No, forse non ho messo la playlist. Se voi vorreste aiutare, c'è la playlist. Eh, abbonatevi al mio canale, oppure c'è il bottone che è più democratico. Non dovete fare un abbonamento, ma basta semplicemente che voi mettiate un grazie o super grazie. Devo andare a ripescare adesso il video che è rimasto ultimo nella lista. Voi vi abbonate, oppure date il super like che sta accanto a mi piace e non mi piace, il bottone, che strano, non riesco a trovare. Ah, ecco qua, dal vivo è rimasto come terzo. Adesso apro qua per vedere. In pratica ci saranno due video con lo stesso titolo, ma lo lascio l'altro tanto, perché io non nascondo nulla. Poi mi vorrete dire, ma chi se ne frega? Però in questo modo so tutti gli interventi e posso scrivere. Pazientate un po'. Ecco qua, ho
ho dovuto fare una foto al volo, forse lascerò quella. Allora, stavo parlando prima ma veniva con voce cattiva, veniva tutto cattivo. Allora, buonasera Giorgio Scano. Grazie mille carissimo amico. Gli orti dello zio Ardogno, perché ho messo il titolo oggi è mercoledì e domani sarà giovedì, dopo che vi ho fatto perdere non so 6 minuti, perché io ho voluto parafrasare l'opera di uno scrittore, Nino Palumbo, che lui ha scritto oggi è sabato domani sarà domenica. In sostanza, si tratta di che viviamo in un tram tram tutti i giorni, in una noia protratta, lenta, infinita, che non finisce, non si esaurisce mai. E vi ringrazio dei like. La routine quotidiana, che non riusciamo a evadere dalla routine quotidiana, che sempre giriamo, gravitiamo attorno alle stesse cose, sempre le stesse cose tutti i giorni ci succedono, sempre gli stessi inconvenienti che ci tengono occupati, come oggi le dirette che non partivano. Primo, perché ho utilizzato una piattaforma; secondo, perché non lo so, insomma doveva essere così. E quindi dove va la nostra vita? Eh, come focalizzare l'attenzione, come vivere al meglio, con la massima intensità, coscienza, consapevolezza. Ecco, a questo hanno voluto porre rimedio i sistemi meditativi, le religioni, la spiritualità, ma veramente si può cambiare in questo modo il proprio grado di coscienza, di consapevolezza del tempo che passa? Forse è una cosa che sta più relazionata all'età che non alla mentalità, perché la mentalità cambia col trascorrere degli anni. E quindi, come dire, adesso vedo che perlomeno non si blocca come prima la live, anche se non è per il momento di una risoluzione massima come io la vedo nel cellulare, ma può essere che poi YouTube gli dia un post editing. Era da molto tempo che non facevo una live, non so se quando è stato l'ultima volta che ho fatto una live. È stato il 29 agosto, quindi avrei dovuto fare il 5, dunque sì, il 5 avrei dovuto fare una live. Ci troviamo a 15, quindi neanche il 12, sono 2 settimane e 3 giorni,
14 15 sono 17 giorni e vediamo l'ultima volta che ho caricato un video è stato il 5 settembre, ne abbiamo 15, quindi 10 giorni fa che ho caricato un video fatto in un'altra piattaforma. Naturalmente vi ricordo che uscirà una premiere fatta l'11 settembre su un'altra piattaforma, ma che uscirà il 19 settembre del 2021. Per quanti saranno interessati a guardare quel mio video sull'11 settembre, che non l'ho fatto prima in questa piattaforma perché io avevo già fatto tanti altri video sull'11 settembre che stanno prendendo piede a distanza di anni, quindi per non ostacolarne il crescimento, la crescita, ho caricato altrove, che non si può nominare quella piattaforma qua su YouTube, ma voi avrete già capito. E quindi mi piace l'idea che sera Santen, buonasera Giorgio Scano, mi piace l'idea di poter stare su più di una piattaforma, ma allora faccio questo live streaming soprattutto per stare con tutte e tutti voi, perché tanto poi ci sarà una premiere il 19 settembre, che il 19 settembre è domenica, mi raccomando, domenica, alle 21:30, domenica alle 21:30. L'ho voluta mettere a quell'ora perché mi seguono da molte parti del mondo e ho tradotto quella premiere in 130 idiomi, quindi do l'opportunità a molti, credo, di seguirla, o forse no, forse è troppo tardi. Mi seguono dal Vietnam, dalla Cina, dall'Indocina. Allora volevo fare questa live per stare in compagnia di tutte e tutti voi, e purtroppo ho fatto due live invece di una cattiva, ma almeno dagli errori si impara. Poi sono stato nell'altra piattaforma, la grande rivale di questa, ma non è che ho molto seguito, e poi lì si fanno decine di visualizzazioni al massimo. Non vi dirò qual è, ma voi potete cercare e troverete. Poi vi ho mandato, mi sembra, dei messaggi diretti, e se voi volete condividere quei video lo potete fare, o quella piattaforma. Che dire, la noia soprattutto durante il 2020 si è fatta presente in queste società occidentali che non hanno conflitti, non hanno carestie, non hanno siccità, ma hanno sempre più cambio climatico, quindi le nostre economie vanno a sfascio, la frutta e la verdura costano sempre di più, ma la globalizzazione ha fatto in modo che i cellulari per esempio costino sempre di meno, siano sempre più potenti pure quelli di fascia bassa, e, e quindi noi abbiamo sempre più accesso tecnologico ed informatico, ma non abbiamo accesso agli affitti, a un buono stipendio, al cibo, ai vestiti, cioè c'è una certa asimmetria nelle cose che ci succedono. E come uscire da questa? Ora chiedo a quanti mi stanno seguendo e a quanti mi seguiranno dopo che cosa ne pensano. Ecco perché adesso c'è solo uno spettatore,
ma cosa ne pensate della monotonia della vita quotidiana, delle incertezze che ci sono oggigiorno? Scrivetelo qua sotto nei commentari e condividete questa live quando sarà già ormai un video, affinché anche altri possano commentare. Che ne pensate di tutte quelle persone che vendono fumo con l'affiliate in marketing? Se ne vedono tanti video pubblicitari in YouTube che ti chiedono denaro, che ti chiedono un sacco di cose. Che ne pensate voi di quelle persone che sembrano non avere scrupoli, che fanno, che vivono in Dubai, che magari sono andati a girare un video di 2 minuti dicendoti che hanno una residenza in Dubai, che vanno anche a New York, Boston, quando magari è tutta una montatura e loro prendono uno stipendio al mese, magari alto, ma prendono uno stipendio. Non è che sono questi fior di manager che ti vogliono far credere il tutto per venderti a te un sogno, una illusione che ti costerà magari centinaia o migliaia di euro. Hanno messo in galera Vanna Marchi perché faceva più o meno queste cose, e poi adesso invece ce ne sono a migliaia di schiere di Vanni Marchi, e nessuno va più in galera perché hanno trovato i raggiri, soprattutto informatici. Ti vendono corsi che prima ti ridanno gratuiti, poi ti vendono corsi, non ti chiedono più denaro, sei tu che aderisci volontariamente, ti puoi ritirare quando vuoi ma perdi il denaro. Insomma, mi sembra che è evidente che fanno tutto per denaro, eppure promettono questi grandi guru che veramente a te faranno ricco, perché loro hanno la formula magica per fare denaro sul web. Non dico i nomi che si inventano, che sono tutti copyright registrati, ma veramente ti promettono con dei metodi esclusivi di fare. Si parla un po' di tutto, caro Blade Trinity. Si era iniziato a parlare. Si parla si era iniziato a parlare del titolo "Oggi è mercoledì e domani sarà giovedì", cioè il tram tram quotidiano nel quale viviamo, la mancanza di, diciamo, di varietà nella vita che molte volte la società ci impone. Caro Blade Trinity, se tu vorresti proporre un tema, farmi delle domande, saranno bene accette. E quindi il tram tram quotidiano, la monotonia, tutti i giorni sono uguali. Oggi è mercoledì e domani sarà giovedì, e che cambia in base a quello che vediamo nella televisione, in base a quello che seguiamo in internet.
ormai la relativizzazione delle cose della nostra vita ha assunto valori impressionanti. E poi vi continuo a ricordare che questa domenica alle 21:30 ci sarà un mio una mia premiere che ho fatto sull'11 settembre, caro Blade Trinity, e che ho caricato in un altro social che non posso nominare, così come è uscita una mia premiere tempo fa che avevo caricato in un altro social ancora. Allora vedo che vi scrivete fra di voi, è molto bello, perché questa live è fatta anche per questo. Cresci con noi su YouTube live, cioè io non amo gli scrittori cambi, guarda i miei video, che guarda i tuoi, li commento, tu li commenti, perché non porta a nulla. Invece io voglio fare delle live dove a proporre degli argomenti, penso anche, oltre a proporre degli argomenti, a proporli in modo che ci incontriamo fra tutte e tutti noi e eventualmente entriamo in contatto e guardiamo ciò che facciamo, perché soltanto fare un iscritto ricambi oppure mettere i like così come tanto per metterli non ha nessun senso. Invece bisogna allargare i propri orizzonti, anche i propri contatti, e però farlo in una maniera di avere delle vere interazioni. Magari è meglio avere 2 o 3 iscritti in più che ti seguono ogni tanto, piuttosto che averne 2000 in più che non ti seguono nulla. Per quello che io sono arrivato a avere 2210 iscritti, poi da qualche altra parte figurano di più, perché io seguo le persone e le persone poi finiscono col seguirmi a me. Altrimenti potrei avere 10.000 iscritti, ma se non mi seguono, che mi serve a fare? Allora dicevo, come spezzare questa bolla di cristallo che sembra di vetro antiproiettile, che ci tiene incapsulati in una realtà virtuale, quella del tram tram quotidiano, dal quale è difficile evadere e che non ci fa vedere oltre i nostri orizzonti, in quello che succede in tantissime altre parti del mondo. Se ci avete fatto caso, nei telegiornali ti dicono soltanto l'1% di quello che succede nel mondo, e anche il materiale che a volte si offre in internet. Per esempio nel Liechtenstein, Liechtenstein, non si sa nulla del Liechtenstein o della Finlandia o della Romania, della Bulgaria, oppure di Lussemburgo, soltanto quando ci sono catastrofi naturali, quando ci sono attentati, omicidi, stragi, conflitti politici, elezioni. Ma altrimenti nei telegiornali non ti dicono nulla di quello che succede nel mondo, in ogni paese del mondo. Si sa soltanto quello che è più importante secondo la scaletta delle ANSA. I mass media riproducono ciò che può essere di interesse commerciale ed economico, ciò che interessa agli Stati Uniti, all'Italia, alla Francia, ma anche di eventi mondani, di eventi banali di tutti i giorni. Non se ne parla, non se ne parla in assoluto. Come mai noi ci dobbiamo accontentare di questa informazione scarsa, tendenziosa, parziale, invece di pretendere veramente nell'informazione la conoscenza, l'istruzione, perché sembra che succedano le stesse cose in tutto il mondo e a volte poi si perde coscienza di quello che succede nel mondo perché non ne parlano più. Cioè io mi ricordo tutto l'interesse che la gente aveva quando si è intervenuti con la guerra del Golfo in Iraq. Un momento.
Ah, ciao, devo finire la live, tanto vedete anche quella che ho fatto prima e ho fatto male.